Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Mi chiamo Matteo e viaggio per passione. In questo canale condivido le mie ricerche ed esperienze di viaggio per aiutarvi ad organizzare i vostri personali viaggi fai da te. Oggi condividerò con voi le 9 cose da sapere assolutamente prima di organizzare il vostro personale viaggio in Marocco, un paese estremamente visitato ma spesso in modo superficiale. Oggi cercherò di entrare un pochino più nello specifico e in diversi aspetti e punti di vista per farvi scoprire qualcosa di più, facendo alla fine un rapido cenno ad un aspetto geopolitico che sono sicuro troverete molto interessante. Perciò rimanete fino alla fine del video. Ora sigla e iniziamo! Il Marocco è un paese economico. Ma quanto economico? Possiamo dire che rispetto a paesi della stessa area geografica, come ad esempio l'Egitto, a proposito, link in scheda, ho trovato un pochettino più caro, ma non troppo. Il motivo per cui il Marocco è un po' più caro dei paesi dell'area del Nord Africa, fatta però eccezione per la Tunisia, è dovuto al fatto che si tratta del paese più visitato dell'intero continente africano, con oltre 12 milioni di visitatori ogni anno. E ospita tra l'altro anche molte case vacanze di turisti europei, in prevalenza francesi e spagnoli, localizzate soprattutto lungo la costa atlantica. Per questi motivi nelle aree turistiche i prezzi sono più cari che nel resto del paese, ma rimangono comunque estremamente abbordabili. Per fare qualche esempio, una camera d'hotel in riva al mare in località turistica tipo Agadir può costare intorno ai 30 euro a notte, mentre un pasto locale 7-8 euro. Oppure per un tour di 3-4 giorni nel deserto, incluso di tutto, cibo, tende, trasporti, guide, oscilla tra i 100 e i 250 euro, dipende tutto dal vostro spirito di adattamento. E ovviamente se siete disposti a condividere la vostra esperienza con altri turisti. Non a caso sto parlando di euro, infatti sebbene la moneta locale sia il dirham, in Marocco potete pagare praticamente tutto in euro. Quindi cambiate qualcosa in moneta locale, ma non troppo. Raggiungere il Marocco è facilissimo. Compagnie di linea e low cost partono e arrivano in tantissimi aeroporti del paese, come Agadir, Fes, Marrakech, Casablanca, Tangeri. Questo è un aspetto estremamente interessante perché la frequenza dei voli vi permette di organizzare diversi viaggi in Marocco e quindi non dovrete necessariamente condensare tutto ciò che c'è da vedere in un'unica volta. Quindi pianificate più viaggi, magari approfittando di qualche ponte per gustare al meglio ogni singolo angolo di questo magnifico paese. La regione delle città imperiali e la costa. Possiamo individuare due aree ben distinte nelle quali si possono immaginare due itinerari ben definiti, ma che potete decidere di fare separatamente o mixare tra loro, che in realtà è proprio ciò che vi consiglio di fare. La prima è un classico tour delle città imperiali, Fes, Marrakech, Rabat e Meknès, che sono incluse in una più ampia regione delimitata a sud da Agadir, dall'Oceano Atlantico ad ovest e dalla catena montuosa dell'Atlante ad est. Parlando delle 4 città imperiali, esse devono la loro fioritura architettonica e artistico-culturale all'arrivo degli arabi a partire dall'VIII secolo, che hanno portato la loro concezione di città con la costruzione delle medine, al cui interno si collocano moschee, palazzi e talvolta lussureggianti giardini. Ogni città poi ha un suo particolare fascino che si vive appieno perdendosi nei souk, ammirando le maestose mura e porte d'ingresso, gli stretti cunicoli e in generale la vita che scorre nei colori e nei profumi di questa affascinante cultura. Alcuni siti da non perdere nella regione sono il sito archeologico romano di Volubilis, con l'Arco del Trionfo, il Campidoglio, le terme e la basilica. Casablanca con la sua magnifica moschea di Hassan II, una delle costruzioni, devo dire, più grandi e più impressionanti che abbia mai visto, ricca anche di elementi decorativi, dai mosaici agli stucchi fino ai tappeti. Infine, per gli amanti del mare e del surf, in generale più della vita, chiamiamola hippie,
La costa marocchina ha molto da offrire. Se arrivate infatti con l'aereo a Casablanca, una delle rotte più interessanti da fare è proprio lungo la costa atlantica. I luoghi di maggiore interesse sono Larash, Hasila, El Madida, Assuira, il parco nazionale di Souss Massa, per terminare prima ad Agadir, la città più turistica dal punto di vista balneare, patria del surf, e per chi vuole fino a Sidi Ifni, cittadina di pescatori fondata dagli spagnoli nel XV secolo. La verità è che questa vasta regione, compresa tra l'Atlante e l'Oceano Atlantico, è così ricca di cose da fare e vedere che potrei fare un video solo su ogni singolo luogo. Se per caso vi interessa, fatemelo sapere qui nei commenti. Dall'Atlante al deserto. La seconda area di interesse si addentra prima attraverso le vette dell'Atlante per poi perdersi nelle torride dune di sabbia del Sahara. Come sapete, l'Atlante è la catena montuosa che si può dire ripara il Marocco dal deserto del Sahara. Una delle cittadine più strane situate nel medio Atlante, a 1700 metri di quota, è Ifrane, che sembra una città svizzera non solo per quanto è ordinata e pulita, ma soprattutto per la struttura tipicamente alpina, diciamo, delle case con i tetti aguzzi, le aiuole fiorite. Non lontano poi si trova una splendida foresta di cedri su cui vivono e si dondolano alcune scimmie autoctone. Improvvisamente poi, in direzione est, il paesaggio cambia drasticamente e incontriamo le gole di Ziz, che sono una serie di aguzzi canyon che si stagliano imponenti dal terreno. Dal sito di Erracidia, che in realtà non ha assolutamente nulla da offrire, la strada che separa dalle dune di sabbia non è moltissima. Infatti da qui in 4x4 o da Berzuga ad Orso di Dromedario è possibile iniziare la vostra escursione nel deserto. Sul sito immerzuga.com potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno, insieme ai contatti WhatsApp diretti delle guide locali. La meta successiva sono le Gole del Todra. La strada per raggiungerla è molto panoramica, ai lati avrete queste alte rocce, mentre in mezzo si alterneranno alcuni villaggi berberi e verdi palmeti. L'ultimo e più importante sito da non perdere in quest'area, nonché uno dei siti UNESCO, è la scenografica città di Ait Benadou, situata prima dell'Alto Atlante. È una città di mattoni di fango dove sono stati girati moltissimi film famosi. Come muoversi all'interno del paese? Sono diversi i modi per spostarsi all'interno del paese. Se volete essere totalmente indipendenti potete noleggiare tranquillamente un'auto. Le strade sono buone e facilmente percorribili. Tuttavia ho trovato molto utile muoversi con i trasporti pubblici interni. In Marocco infatti esiste una fitta rete di autobus, magari un po' datati ma estremamente efficienti ed economici. I mezzi viaggiano tra l'altro anche di notte e la compagnia di riferimento è Supra Tours. Un tragitto da Agadir a Marrakech, per esempio, costa intorno ai 12 euro. Quando andare in Marocco? Come sempre la discriminante è il clima. Possiamo dividere il clima marocchino a seconda dell'area geografica di interesse. Infatti lungo le coste è fortemente influenzato dal Mar Mediterraneo e dall'Oceano Atlantico. È quindi ventilato con estati calde e secche e inverni miti. La fascia leggermente più interna si divide invece tra clima montagnoso dovuto alla presenza dell'Atlante e clima continentale. L'ultima fascia climatica è invece quella più interna ed essenzialmente più estrema, collocata nell'area più desertica e caratterizzata da temperature che oscillano tra il caldo e il torrido. Per tutti questi motivi non esiste un unico periodo ideale per andare, ma se proprio si deve dare una linea guida generale possiamo dire che l'autunno e la primavera sono i periodi ideali. Se invece decidete di concentrarvi esclusivamente nelle aree più calde e desertiche, vi consiglio di prediligere i mesi più freddi, o al più gli ultimi mesi dell'autunno e i primi della primavera. Se il surf e le onde più belle sono l'obiettivo del vostro viaggio, prenotate tra ottobre e marzo. Il Marocco è un paese pacifico, potete alloggiare un po' dove vi pare, osservando ovviamente le solite semplici regole di buon senso per salvaguardare la propria sicurezza personale. Dato il basso costo degli alloggi, vi consiglio di alloggiare nelle medine nei centri delle città imperiali, perché sarete sempre nelle zone centrali, più sicure, più ricche di locali dove poter magari gustare un tè alla menta, fumare un narghilè in compagnia e in generale godervi delle piacevoli serate. Lungo la costa atlantica, ad Agadir
Agadir, che peraltro è anche città universitaria, potete sperimentare l'alloggio condiviso. Infine, durante i tour organizzati nel deserto, dormirete in campi attrezzati in delle accoglienti tente. Dove prenotare tutti gli alloggi? Come sempre online, trovate tutto sui soliti siti. Il cibo. Come tutti sanno, l'elemento tipico della tradizione culinaria marocchina è il tagine, un contenitore di terracotta in cui vengono cotti a vapore carne, verdure speziate e carboidrati come il couscous. Oltre al tagine sono diffusi anche spiedini di manzo e di pollo ed esiste una strana torta dolce che si chiama pastiglia, a base di carne, solitamente di piccione o di pollo, ma che onestamente non ho avuto modo di assaggiare. Fatemi sapere nei commenti se l'avete assaggiata e come l'avete trovata. Un'altra carne da provare è quella di dromedario, arrostita o alla griglia, diffusa prevalentemente nelle aree orientali del paese. Aree in cui potrete assaggiare anche l'omelette berbera di inevitabile influenza francese. Infine, come non menzionare la bevanda più diffusa e consumata del paese, ovvero il tè alla menta, iperzuccherato, che è uno dei motivi per cui il Marocco è curiosamente uno dei paesi con il maggior numero di diabetici al mondo. La questione del Sahara occidentale. Ed eccoci all'ultimo punto, un velocissimo cenno sulla situazione del Sahara occidentale. Questa regione del Marocco del Sud è contesa tra lo Stato marocchino e il Fronte Polisario, fronte separatista che chiede l'autodeterminazione dell'area e che è nato durante il periodo di occupazione spagnola, ancora prima che il Sahara occidentale diventasse un territorio marocchino. La popolazione saharawi che abitava la zona e subiva il colonialismo spagnolo, che imponeva lo sfruttamento di manodopera locale, si sentì stretta anche dalle rivendicazioni territoriali da parte del Marocco e nel 1973 una parte di essa fondò proprio il Fronte Polisario. Iniziò un periodo di tensioni sociali con ripetuti attacchi da parte del fronte, prima nei confronti degli spagnoli, che a causa di questioni interne, inclusa la caduta di Franco, si allontanarono definitivamente dall'area, e successivamente anche nei confronti dei marocchini, che nel 1975 ne rivendicarono il dominio. Fino al 1991 si susseguirono numerose guerre tra le due parti che non portarono sostanzialmente ad un nulla di fatto. Oggi infatti la situazione non è cambiata. Gran parte del territorio che va dalla costa verso il primo entroterra è sostanzialmente amministrato dal Marocco, che lo ritiene essere una parte del proprio regno, mentre il Fronte Polisario si è ritagliato il controllo delle aree più interne e desertiche. Per approfondire vi consiglio il video del canale Flashpoint che analizza molto meglio di quanto ho fatto io la situazione del Sahara occidentale. Dateci un occhio che è davvero interessante. Bene, questi erano i miei consigli per organizzare il vostro personale viaggio in Marocco. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale YouTube. Io vi do appuntamento alla prossima guida di viaggio, come sempre il giovedì alle ore 12, qui sempre su questo canale. Ciao!